Allora, buonasera signori, benvenuti. Innanzitutto, allora, di lunedì sera, già di per sé Cuba ha vinto perché di lunedì in provincia, dove tutti sono impegnati con il mainstream e le varie musiche commerciali, salgo anche sul palco in onore della musica cubana. Allora, vi do delle notizie secondo me molto interessanti. Innanzitutto il film che stiamo per rivedere, penso che già la versione originale del 99 l'avete vista tutti, giusto? Siete fantastici, guarda, è bellissimo questo, mi rincuora. Allora, pensate che Wim Wenders, il cineasta tedesco, fu il primo, con il film Buona Vista Social Club, a registrare interamente in digitale il film. Quindi già capite che nel 99 uscì il 7 di maggio, uscì in un giorno sfigato, perché come fai a fare uscire un film il 7 di maggio? Lo fai uscire a ottobre, novembre, non dico il cinepanettone di Natale, però perlomeno in un periodo in cui magari le persone vanno più nelle sale. Allora io mi focalizzo su alcuni argomenti fondamentali. Innanzitutto bisogna fare un distinguo rapido su quella che è la produzione discografica da quella che è cinematografica, perché quella discografica inizia nel 1996 ad opera della World Circuit con la produzione di Ry Cooder, che insieme a Juan de Marcos González arrivano a Cuba nel 96 e 97 e fanno le registrazioni ai famosi studi della EGREM cubana, l'etichetta discografica di Stato, ok? Perché hanno scelto l'EGREM? Potevano farlo a Los Angeles, qualcosina infatti hanno fatto anche a Los Angeles. Perché hanno scelto proprio gli studi dell'EGREM? Perché aveva una sonorità particolare, differente da quelle che erano abituati ad ascoltare. Perché? Perché i suoni erano quelli vintage, c'era il riverbero ancora a molla su tante tipologie di strumenti, tipo le chitarre elettriche, e quindi capite come è diversa la concezione di riportare in auge qualcosa che era venuto prima. Quindi hanno deciso di fare tutto quasi alla EGREM a Cuba, a La Habana. Poi c'è stato il miracolo, perché loro non è che hanno preso musiche cubane classiche, per esempio tanti parlano, sai Compay Segundo, sai il Buenavista, sai Guantanamera, sì ok, ma Guantanamera non sta incisa in nessuna delle varie produzioni prodotte dal Buenavista Social Club. Lo troviamo alla Carnegie Hall, va bene, ok, ci sta, però non è mai venuta fuori questa cosa. È una situazione che è legata un po' al discorso Cuba e salsa e tutto il resto, quando a Cuba la salsa proprio non esiste. Esiste il son, esiste il guaguancó, il jambú, il cha-cha-cha, il merengue cubano, esiste il suku-suku, esiste il bolero son, la guaracha, 20 generi musicali differenti di musica popolare. Ma al di là di questo, che è un'altra peculiarità che io vado a sottolineare, perché le famose leggende metropolitane ormai nel mondo della musica la fanno la padrona, anche se a me da operatore nel settore etnomusicologico fanno un po' incazzare queste cose, quindi capite come la penso. Hanno fatto un miracolo. Qual è stato il miracolo? Di prendere brani di Maria Olivero Sarasa, di brani di Franceschino Rebeliado Muñoz, Saga Compay Segundo del 52-54, hanno preso un brano di Sergio Siava. Sergio Siava ha avuto la fortuna di conoscere la famiglia che sta in Spagna. Lui è partito dalla Corogna e è andato a Cuba negli anni 40 durante l'epopea di oro, e non è un caso, perché tra la fine degli anni 30 e la fine degli anni 50-57, con l'arrivo dei Barbudos, la musica tradizionale cubana era considerata la musica dell'epopea di oro. Enrique Jorin, o Jorin se lo pronunciamo con un altro slang, diciamo guadaregno o argentino, era un ragazzotto che suonava nei sobborghi della Havana e inventò il cha-cha-cha. Quindi pensate quante situazioni capitarono negli anni 50. Poi la magnificenza dei salon de baile, dei casinò, tutto bello. Questi americani, o los americanos o los yankees come li chiamavano, arrivavano alla Havana, perché ancora Las Vegas non esisteva, poi è arrivato Elvis, la pubblicità è arrivata anche Las Vegas, ma prima c'era La Habana. Dizzy Gillespie nel 49 fa il suo periodo cubano proprio a La Habana. Benny Moré diventa un fenomeno internazionale. Quindi capite, tante situazioni mescolate insieme hanno fatto un vero e proprio miracolo a livello musicale. Hanno riportato in auge brani degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50 che erano dimenticati, e hanno resuscitato persone tipo Marcelli Sea Puntiglieta, che alla fine degli anni, a metà degli anni 50 cantava El son della Puntiglieta, o Pio Leiva, detto El Montunero, oppure tanti altri personaggi legati alla musica tradizionale santiaghera, quindi di Santiago de Cuba,
Cuba e non della Habana. E lì adesso ciò che io ho avuto il piacere di conoscere, ho fatto anche da road manager per lui nel 2006. Ho fatto da road manager per lui, l'ho intervistato, abbiamo parlato a lungo, poi l'ho rivisto per altri 4-5 anni di fila. Ho parlato anche con Ibrahim Ferrer a Roma nel 2003, ho fatto una breve intervista e la cosa che venne fuori era una cosa secondo me esilarante, perché entrambi mi hanno confermato questa cosa e ne parlo anche nel mio monologo legato all'omenaje al Social Club de Buena Vista. Loro non si rendevano conto, quando hanno registrato questo disco, il primo, alla fine del 96, loro non pensavano che veniva fuori questa grande cosa. Arrivano alla Amsterdam Arena, perché poi la produzione era statunitense ma con l'aiuto anche di alcune major tedesche, vanno ad Amsterdam, che è il tempio della musica in Europa per quello che riguarda la musica world, e non è un caso che infatti all'Amsterdam Arena hanno fatto la prima data e poi alla Carnegie Hall. Quindi capite come tante situazioni vanno a mescolarsi insieme in un unico tessuto musicale che a mio avviso diventa incredibile. Poi è il discorso legato alla musica popolare. Perché? Perché nella musica popolare ci sono i doppi sensi, c'è la cultura della gente di tutti i giorni. Noi in Italia siamo pieni di musica popolare, ma la musica popolare in Italia non la conosce nessuno. La stessa cosa capita a 3/4 dei cubani che non sono consci minimamente della discografia tradizionale cubana di Arsenio Rodriguez, Guillermo Portavales e Tito Rodriguez e tutta questa gente qui, ok? Non ne sanno assolutamente nulla, come capita a noi in Italia che non sappiamo nulla o poco, o perlomeno una percentuale bassissima di persone sa qualcosa in ambito di musica popolare. Lì succede la stessa identica cosa. Però il miracolo è stato fatto perché questa musica degli anni 20, 30, 40, 50 è arrivata in tutto il mondo e tutti conoscono ora queste canzoni che sono entrate a pieno titolo in quelli che sono gli standard latini. Oltre a Bésame Mucho, che poi tra l'altro è un brano messicano e non cubano, 20 Años, Dos Gardenias, I Tu Que Has Hecho, sono tutti brani che sono entrati in quella che è la vera e propria standardizzazione a livello culturale, quindi fanno tendenza, pensate che roba. Poi se mettiamo insieme Wim Wenders e Ray Cooder, vi ricordate Paris Texas? Chi c'era su Paris Texas 85? Ray Cooder e Wim Wenders, guarda caso. E nel 96 si fa il film, si produce, si registra, nel 97 si produce tutto quanto. Poi il film esce 2 anni dopo il disco, svariati milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ciò significa che alla fine è passata la musica. I discografici avevano paura di fare questa cosa, non avevano più un minimo di identità né di inventiva e si sono affidati a Ray Cooder da World Circuit per cercare di trovare qualcosa di vero. Ma Ray Cooder però non è stato il primo, perché nell'85 Peter Gabriel fondò la Real World. Io ho delle registrazioni dell'89, The Drummers of Burundi della Real World, dove Peter Gabriel insieme ai suoi tecnici ha registrato a presa diretta dei percussionisti del Burundi. Quindi non era proprio una novità, ok? Non è che abbiamo scoperchiato questo vaso di Pandora con delle novità assolute che non aveva fatto mai nessuno, però loro l'hanno fatto molto bene, con un'operazione di marketing incredibile ed è andata benissimo, ok? Io vi dico solo una cosa e chiudo perché non voglio appallarvi, perché è giusto che lo spettacolo sia del Social Club de Buena Vista. Una cosa fondamentale: Ibrahim Ferrer e gli adesso Gioia dissero: noi non ci rendevamo minimamente conto di quello che stava succedendo. Stavamo in Olanda, siamo arrivati alla Carnegie Hall a New York City, nel tempio della musica colta newyorkese, e sventolava la bandiera cubana alla Carnegie Hall. Loro non si sono resi conto fino alla proiezione del film, come dissero entrambi. Addirittura Ibrahim Ferrer non voleva più cantare. A me mi ha detto che lui con Juan de Marcos González, quando andavano negli studi dell'Egrem, lui disse 3 volte: no, io non canto, no, io non canto, no, io non canto, vengo lì, sto ad ascoltare. E alla fine ha fatto una cosa pazzesca, ci ha regalato delle opere musicali fondamentali. Le trovate tutte con Buena Vista Social Club Present, con diversi artisti. Luis Ramos Aguilé, trovate a Ibrahim Ferrer 2 album, Omar Portuondo, trovate tutti gli artisti che hanno partecipato, Manuel El Guido Mirabal, che hanno fatto il proprio disco, Barbarito Torres e così via, a parte Eliade Sochoa, perché è stato poi
inserito nella discografia e a contratto con la Virgin Yerba Buena, che sarebbe la categoria di musica tropicale proprio della Virgin. Una sola parola per chiudere questo intervento e lo scoprirete alla fine del film: la speranza. E ce la dà Ibrahim Ferrer alzando il bastone del Lazzaro. Grazie a tutti voi, buon divertimento, viva Cuba!